Amici di YouTube, ben ritrovati qui sul mio canale Le Carte di Roberto, che vi ricordo è il mio unico canale ufficiale, mi trovate solo qui su YouTube. In basso a destra trovate il mio WhatsApp 339 655 3343 per ricevere informazioni sui miei consulti personalizzati oppure per riprenotare un altro consulto di aggiornamento. Bene, allora mescoliamo le carte, esattamente l'oracolo degli specchi, e andiamo a vedere cosa sta succedendo tra te e la persona del tuo cuore. Io parto dall'amore spesso, ma se le carte mi dicono altro, quindi toccano altri argomenti, ovviamente ne parlo. Allora, intanto partiamo dall'amore. Quindi concentriamoci su questa persona, quindi focalizza bene. E andiamo a vedere qui cosa ci dice l'oracolo. Al taglio abbiamo la fortuna, che ci ricorda la ruota della fortuna dei tarocchi, che parla di karma ma anche di destino. Questa persona non l'hai incontrata per caso, oppure non l'hai sentita per caso, se ancora siete in una fase platonica. Qui c'è la mano del destino, è come se è un insegnamento, nasconde questa situazione per te una prova. E poi abbiamo qui la fatalità, il fato. Karma, fato, destino si intrecciano perfettamente in questo taglio, ok? Quindi non è un caso che tu abbia conosciuto questa persona. Andiamo a vedere. L'evoluzione, il tradimento. Allora, già dico subito che qui potrebbe esserci stato un tradimento fisico di cui sei a conoscenza, oppure tu temi che questa persona possa tradirti con un'altra donna o con un altro uomo, a causa dei suoi atteggiamenti sibillini e ambigui, ok? Ma questa carta potrebbe anche rappresentare, vedete, diciamo questa immagine, no? C'è una persona che sta per essere accoltellata alle spalle, quindi questa è un'immagine molto forte di qualcuno che ci pugnala alle spalle, perché magari ci dice delle bugie, ok? Ci sparla dietro, oppure si comporta male. È come se questa persona a volte tramasse alle tue spalle, per qualche motivo. E indica anche appunto la persona bugiarda, la persona che dice delle bugie, appunto, che tradisce. Non è detto che sia tradimento fisico, ok? Potrebbe anche trattarsi di un tradimento morale, di un tradimento, diciamo, verbale. Però abbiamo l'evoluzione anche. Quindi questo rapporto in qualche modo va avanti, cioè c'è una linea che sta seguendo. E infatti abbiamo l'esame. Cosa ti dicevo prima? Che per te potrebbe essere una prova tutto ciò, cioè l'avere a che fare con questa persona per te è una prova karmica, e quando c'è il karma di mezzo, non solo c'è una reazione, ma c'è anche un nodo da sciogliere. Ecco, i bambini, l'infanzia, quindi questa persona si comporta in maniera veramente infantile, perché ti omette delle cose, a volte può capitare che chatta, fa lo stupidotto, la stupidotta con altre persone, ecco, il piacione o la piaciona e così via, e tu non ti fidi. Ecco, infatti tu sei gelosa o geloso di questa persona. Perché? Perché fa queste cose. Abbiamo l'accusa e scatta l'accusa probabilmente da parte tua, ok? È perché tu chatti, sicuramente c'hai un'altra persona, non me lo vuoi dire, ecco, e questa persona con cui tu hai a che fare ti reputa gelosa. Ovviamente se sei maschietto gira, E abbiamo il lavoro.
Quindi o hai conosciuto questa persona al lavoro, oppure questa carta indica il lavoro necessario di coppia affinché questa situazione si possa risolvere. Però io al momento sento che questa persona, diciamo, ripete gli stessi errori. È come se ancora non capisce ciò che sta facendo e gli errori che sta facendo, in maniera anche seriale. Vediamo con le sibille classiche. Al taglio abbiamo la carta dell'impossibilità. Questa persona si sente bloccata in questo momento, potrebbero esserci dei sensi di colpa o delle paure che lo paralizzano nei tuoi confronti, ma anche una certa situazione lavorativa o di famiglia che lo trattiene verso di te e quindi rallenta l'evoluzione della vostra storia. E poi qui abbiamo stare allerta, tutto ciò ti porta a stare sul chi va là. Perché non ti fidi di questa persona, però c'è tanto amore qui. E beh, questa carta è bellissima, meravigliosa. Ci sono dei sentimenti importanti, anche se c'è indecisione. E a volte tu metti in discussione non solo ciò che prova questa persona, come dire, ma visto che si comporta così, mi ama veramente oppure mi sta prendendo in giro? Ma tu metti anche in discussione a volte i tuoi stessi sentimenti, perché tu a volte ti guardi allo specchio e dici: ma sai che c'è? Io dovrei volermi bene di più. Forse è il caso che cominci a farglielo capire a questa persona in qualche modo. Abbiamo il denaro, quindi torna il concetto del lavoro, la fortuna. Wow, fortuna e denaro, io un gratta e vinci lo comprerei, però vabbè, qui ovviamente è un interattivo, ma la combinazione di queste due carte rappresenta un periodo economico anche un po' fortunato, quindi di soluzione a certe dinamiche. Magari qualcuno sta aspettando una lettera, un risarcimento, oppure magari ha vinto appunto grazie a qualche gratta e vinci, oppure una giocata e così via, ok? Diciamo che è un momento favorevole. Abbiamo il fidanzamento, ciò che tu vorresti raggiungere comunque con questa persona, oppure magari sei già la sua fidanzata o fidanzato. Abbiamo l'invidia, qui ci sono persone invidiose che remano contro voi due, e questa cosa ti rende triste. Probabilmente tu sei a conoscenza di queste terze persone o sospetti che ci possano essere intrusioni, ok? Che portano questa persona diciamo un po' a non distante, ma è come se venisse a volte allontanata da una persona, e per debolezza, diciamo, chi ti interessa tende ad ascoltare questa terza persona, tende ad ascoltare i suoi consigli, la sua dissuasione, e questa non è una cosa positiva. E qualcuno di voi potrebbe già sapere di chi si tratta, ok? Altri no, ma qualcuno di voi sì. Allora andiamo a vedere con questo oracolo dell'amore. Abbiamo, no vabbè, di nuovo l'evoluzione. Vi ricordate evoluzione ed evoluzione? E come dico sempre, quando ci sono due carte dallo stesso significato o significato simile che vengono fuori da due mazzi diversi, beh, è chiaro che il loro significato diventa veramente potente, amplificato. Quindi qui c'è il concetto dell'evoluzione. È come se
questo rapporto ha bisogno di crescere. E io aggiungo pure questa persona ha bisogno ancora di salire queste scale che rappresentano, a mio avviso, il tuo cuore per raggiungere appunto la porta del tuo cuore, la luce, ok? E qui abbiamo la comunicazione. Quindi sì, qui probabilmente ci vuole dialogo per superare un po' questo momento così particolare. Ecco lo schema ripetitivo di cui ti parlavo prima. È come se questa persona tende a ripetere gli stessi errori, gli stessi schemi. E questo ovviamente ti dispiace. Mm? Ecco, eccolo qua, è arrivato l'uomo. Poi abbiamo l'angelo dell'amore, è uscita anche la Sibilla dell'amore, quindi sicuramente qui c'è un amore grande, c'è un amore intenso, fatto anche di tenerezza, di momenti belli, però anche di momenti un po' così di ambiguità e di perplessità. Poi abbiamo la stabilità, tu comunque vedi, vuoi raggiungere un equilibrio che al momento non hai raggiunto e non puoi raggiungere a causa di questa persona che tende a ripetere gli stessi errori e questo porta a squilibrio, mentre tu invece sei una persona che tende un attimo ad equilibrare le cose, ok? E infatti ti vengono dei dubbi fortissimi, quindi vedete qui i vari punti interrogativi, proprio a causa dei suoi atteggiamenti ambigui, ok? Abbiamo anche il tradimento, vedete le carte come sono pazzesche, proprio pazzesche. Quindi il tradimento che c'era prima, ecco, guardate, l'approccio, il rivedersi, il riapprocciarsi. Guardate che bella questa immagine, due persone che cenano insieme, che trascorrono dei bei momenti insieme in serenità. Ed è questo proprio ciò che tu vorresti. Però sai bene che questa persona dice delle bugie, sta indossando una maschera, ti sta nascondendo effettivamente ciò che prova, ma anche dinamiche della sua vita quotidiana, forse perché c'è un triangolo tra voi due, o state vivendo un rapporto extra, oppure, come ti dicevo prima, potrebbe esserci una terza persona di mezzo con cui chatta, ok? Abbiamo la distanza geografica, quindi o c'è distanza tra voi due oppure tra questa persona, quindi tra la persona di tuo interesse e la terza persona. Comunque qui potrebbe esserci anche una distanza di pensiero, metaforicamente. E il flirt, quindi o state vivendo una fase di flirt, diciamo una fase di attrazione dove c'è appunto attrazione mista a sentimenti e così via, oppure tu pensi che questa persona la stia vivendo come un flirt, come un'avventura, però abbiamo qui l'amore vero, l'amore sincero, nonostante la tempesta, guardate qua. C'è l'amore vero. Allora, vediamo con l'oracolo emozionale. Allora, al taglio c'è la passione che si ripresenta come elemento tra voi due e la promessa. Allora, forse questa persona ti ha promesso delle cose che finora non è riuscito a mantenere, oppure magari ti ha detto delle cose che poi si sono rivelate altro. Però qui c'è, vedete, fiamme gemelle, siete appunto fiamme gemelle, il discorso karmico di prima. La decisione, qualcuno deve fare una scelta qui importante, una scelta già da qualche tempo, sì, la casa,
La casa rappresenta il focolare domestico, quindi il luogo dove vi incontrate o comunque la sensazione di stare bene insieme con questa persona, proprio ti rende felice messaggiarci o vedervi, ti rende proprio felice. C'è un pensiero molto forte, tu non riesci a staccare il pensiero verso questa persona e altrettanto dall'altra parte, ma questo pensiero è relegato nel mentale. Il pensiero da solo non basta, ci vogliono anche i fatti, quindi ciò che proviamo nel nostro cuore dobbiamo dimostrarlo affinché l'altra parte possa capirlo. È come se questa persona rimanesse un po' nel mentale, nonostante provi amore, nonostante provi attrazione, però ci sono delle dinamiche, probabilmente sue lavorative o di famiglia, eccetera, eccetera, che lo portano a rimanere intrappolato nella sua routine, nella sua quotidianità. Andiamo a vedere con il piccolo libro delle risposte d'amore. Cerca di capire quando è ora di andare. Beh, questa è una frase che si sposa perfettamente con tutto questo contesto qui, perché allora o indica il fatto che qualcuno di voi si è proprio stancato nell'andare avanti con questa persona e quindi sta cercando di capire se è il caso di lasciare andare, oppure potrebbe essere che questa persona sta pensando di venire verso di voi, quindi di fare qualcosa, che è giunta l'ora di muoversi, ok? Affinché comunque la corda non venga tirata troppo. E noi sappiamo bene che se la corda viene tirata troppo, poi si potrebbe spezzare. Io vi mando un abbraccio grandissimo, vi ringrazio dell'ascolto. Per chi desidera personalizzare questa stesa può scrivermi su WhatsApp al 339 655 3343. Un bacione, ciao!